Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Giorno dopo, ormai un film già visto e partiamo subito. Mi voglio levare immediatamente dinanzi il discorso rigore su Dumfries. Lo faccio immediatamente, non perché è l'argomento più importante, il contrario. Tra l'altro, infatti, a caldo non l'ho nemmeno menzionato perché io a caldo proprio vado sulla partita, è la partita, no? È la partita. C'è poco da dire, la Roma ha strameritato la vittoria, la Roma nel primo tempo ha fatto un gol, ne poteva fare tre, poteva subito ammazzarla, non lo ha fatto, nel secondo tempo l'Inter in maniera confusionale ci ha provato, no? Ha buttato questi palloni in mezzo, dall'altro lato quando si aprivano le praterie, tra Dovbyk e compagnia cantante, poi parecchie volte non hanno chiuso la partita, quindi lo svolgimento della gara è così chiaro che c'è poco da parlare. Ma per cronaca, il rigore su Dumfries è rigore, era rigore. C'è poco, anche in questo caso c'è poco da appurare. Pare che l'abbiano detto un po' ovunque, indica che lo tiene, lo abbraccia praticamente in maniera prolungata per non so quanto tempo, non gli dà modo di andare a incrociare sulla palla. Poco da dire, rigore, chiaro, abbastanza solare. Eh, ma figuratevi se io mi appello a questo, cioè non esiste, come ho sempre ribadito, all'interno di un campionato. Oggi magari puoi avere un episodio a favore, domani a sfavore, e questo vale un po' per tutte le squadre, e di certo le squadre d'alta classifica. Quindi poco da parlare, però piccola cosa, fatemela dire, quei deficienti patentati che dalla mattina alla sera Marottalic, la Marottalic, dove siete? Dove siete? La Marottalic, questo è Marottalic. Dove siete? Scemi patentati. Perché non l'avete scritto ieri? Scemi patentati. Marottalic, sai Marottalic. Ecco, e poi tutti i nodi vengono al pettine, perché se ci fosse un campionato pilotato, magari qualche episodio tra Bologna e Roma sarebbe andato a favore e non a sfavore. Penso un po' a rigor di logica, magari. Scemi patentati. Ecco, va bene. Argomento chiuso, perché ribadisco ancora una volta, la Roma ha strameritato e conta il campo, c'è poco da parlare, conta il campo. Il campo ci dice che il Napoli, il Napoli è passato avanti. Ecco, io ho fatto tanti elogi anche nel momento di difficoltà. Ho fatto tanti elogi a Inzaghi e non me li rimangio assolutamente. Inzaghi ha un merito, il merito più grande, quello di aver portato l'Inter a competere in Europa. Questo è il merito di Inzaghi e perciò me lo tengo stretto, perché l'Inter negli anni con Inzaghi, due ottavi, una finale e una semifinale ad oggi e poi ne parliamo. Però anche gli ottavi di finale, ragazzi, che per qualcuno è banalità. Ricordo che prima non ci arrivavi agli ottavi, non ci arrivavi agli ottavi. E essere agli ottavi significa essere tra le migliori 16. E vorrei ricordare che quest'anno, soprattutto per le italiane, non è scontato. Avete visto il Milan e la Juventus cosa hanno fatto ai playoff, quindi non ci sono arrivati agli ottavi. Non c'è arrivata anche una squadra come il City quest'anno agli ottavi. Per farvi capire che a livello europeo Inzaghi ha portato l'Inter a un'altra dimensione. Ecco, questo va assolutamente detto, assolutamente. E questi sono i meriti più grandi di Simone Inzaghi. In campionato parlo già al passato perché ormai lo scudetto dipenderà da Napoli e non più dall'Inter, quindi si può già comunque parlare al passato. Lo scudetto ormai non dipende dall'Inter, dipende dal Napoli, punto, stop. Si poteva fare meglio, questo va detto anche perché al netto di sì, ma si è arrivato a lottare, si è arrivato a lottare, però ci sono quattro partite da giocare e quasi sembra che sia tutto finito. Quindi non è neanche così vera sta storia qua. Soprattutto dato che
io non lo sapevo, e ascoltando un po' quelle di pressing, l'Inter ha 18 punti in meno dello scorso anno, eh. 18 punti in meno rispetto allo scorso anno vuol dire che sono 6 partite in cui tu, anziché fare 3 punti, ne fai 0, eh. Ne fai 0. Quindi, attenzione, ho detto, l'Inzaghi ha portato l'Inter su un'altra dimensione, ma il campionato dell'Inter quest'anno non è un campionato sfavillante. Oh mio Dio. Diciamolo però sta roba qua. Questa la dobbiamo dire per onestà intellettuale. Che è anche vero che l'anno scorso il campionato clamoroso è stato fatto è stato fatto sempre dallo stesso Inzaghi e dall'Inter tutta. Quest'anno questa squadra in campionato molto molto meno, molto molto meno. Non sto dicendo che è un campionato insufficiente, perché comunque di anno in anno, se lì te lo lotti, vuol dire bene, però sul campionato qualcosina in più si poteva fare. Si poteva fare perché questo lo vincerei con 84 punti. Io è da una vita che ve lo dico. Ma mica adesso che la matematica mi dà ragione. Da quanto vi dico, quest'anno il campionato non è che devi fare 90 punti per vincere. Questi ne bastano 84. E se il Napoli farà 84 punti, e lo dice adesso anche la matematica, non solo le mie parole, il Napoli vince lo scudetto. Sul campionato si poteva fare qualcosa di più, senza ombra di dubbio. Allora perché non li abbiamo fatti? E a me non piace partire sempre dal solito discorso stanchezza, stanchezza, stanchezza. No, 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 il discorso è che quest'anno rispetto a quello precedente hai avuto tanti infortuni, tanti. L'anno scorso l'Inter sembrava una macchina che andava perfetta, ripeto, anche dal punto di vista soprattutto degli infortuni, perché quest'anno quante volte si è fatto male Turam, quante volte si è fatto male Cialanoglu, si è fatto male Dumfries, si è fatto male Di Marco, si è fatto male Acerbi, e la lista è lunga, si è fatto male anche Sommer, no? La lista è molto 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 lunga, e con questi infortuni i nodi sono venuti al pettine e la profondità della rosa di cui si parlava mai vista. Ecco, se c'è una colpa che vada a imputare a Inzaghi è l'essere tra virgolette troppo accondiscendente. Inzaghi adesso secondo me ha lo status, ha lo standing per anche un po' alzare la voce. Cioè Conte è il propagandista un po' del lamento, del non mi va bene mai nulla, il mercato mi hanno tolto. Invece Inzaghi sembra che va bene sempre tutto. E no, e no, perché quest'anno l'Inter dal mercato ha avuto praticamente a conti fatti zero. Taremi e Zielinski non hanno aggiunto niente alla rosa, non hanno aggiunto niente. Zielinski poco, tra l'altro tra gli infortuni anche i suoi, e Taremi nulla. E questa squadra ha bisogno, ragazzi, con un anno in più sulla patente di guida, ha bisogno di essere in giovani. E mi aspetto che l'anno prossimo si faccia qualcosa, ragazzi. Si deve fare assolutamente qualcosa. Perché poi, ragazzi, non è che puoi andare avanti sempre con i parametri. Io è una roba che lo dico, e in tanti mi dicevano, non sei mai cosa. No, ragazzi, guardiamolo. Guardiamole ste robe, perché mo è facile. Ma io è da un po' che le dico, eh. Mo è facile valutare che, no, ma sai, Frattesi poi non è forse Barello o Mkhitaryan, se gioca uno o l'altro c'è un po' di differenza. Ma se non gioca il Thuram e Lautaro lì davanti, sapete che si fa fatica? No, mo se ne accorgono tutti. E mo è facile, ma è abbastanza facile. E questo è il discorso. Ste robe andavano viste un po' prima, perché bastava anche un investimento serio a gennaio. E invece abbiamo preso Zielinski, e qualcuno si galvanizzava perché avevamo preso Zielinski. Per carità, un buon riempitivo per la rosa, per carità. Ma se Zielinski l'unico che salta l'uomo, forse qualche buco da coprire c'era, forse. Invece è da un po' che sento le due rose, ma che squadre abbiamo, ma quanto siamo forti, ma quanto siamo belli, ma siamo i più sgargiati, no, siamo ingiocabili. E poi questi poi
questo poi è il frutto che ne viene fuori. Dispiace, ripeto. Un po' per il campionato mi dispiace, no un po', mi dispiace parecchio perché io avevo visto tante avvisaglie già tempo fa, mi lamentai contro il Monza, col Monza ragazzi stavamo perdendo 4 punti, se non 5, no? Perché all'andata abbiamo pareggiato, al ritorno abbiamo addirittura fatto una rimonta che, cioè, stavamo perdendo 2-0, quest'anno non hai vinto un derby, tante partite, col Parma stavi vincendo 2-0, 2-2, ma questo vabbè è un discorso che lascia il tempo che trova, però, ripeto, si poteva fare un po' meglio, ora testa alla Champions League e io vi dico la verità, sulla Champions io comunque un po' ci credo. In che senso ci credo? Ci credo al fatto che dobbiamo essere competitivi. Io voglio vedere, perché poi se no, se prendi anche una rumba col Barcellona, poi un po' crolla tutto, eh. Un po' crolla tutto. Dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Anche perché contro il Barcellona, eh, tra virgolette, l'alibi che continua, no? La stanchezza. Col Barcellona non c'è proprio l'alibi. Perché il Barcellona addirittura ha giocato una partita in più dell'Inter. Documentiamoci, una partita stagionale in più dell'Inter. Eppure vanno a 1000 all'ora. Quindi ribadisco, non è stanchezza fisica. È qui la stanchezza, no? È il non reggere la pressione in giocare tante partite, una più importante dall'altra, perché sai che se la sgarri perdi l'abbrivio, è lì la pressione, stare sul pezzo, è lì la stanchezza, è lì, ma non nelle gambe, perché Barcellona va, ma anche lo stesso Milan, ragazzi, lo stesso Milan 2 partite in meno rispetto all'Inter ha giocato stagionale, eppure col Milan sempre male è andata, sempre male. Quindi ribadisco, poche chiacchiere, adesso voglio un Inter, ribadisco, competitiva col Barcellona e non sarà facile perché il Barcellona in 3 partite ha dato 12 gol al Real Madrid, cioè una media di 4 gol a partita con Real. Sarà durissima, ma noi dobbiamo dare un ultimo colpo di coda. Dobbiamo dimostrare che se siamo arrivati alle semifinali non è per caso divino o altro e dobbiamo dimostrare, ribadisco, di essere competitivi. Poi che vieni eliminato dal Barcellona ci può anche stare, assolutamente, come se non ci può stare, però devi essere sul pezzo, devi essere sul pezzo, se no crolla un po' tutto. Va bene, credo di aver detto tutto quello che volevo dire. Sì, poco altro da dire. Le ultime 3 partite, 3 sconfitte, ma soprattutto 3 partite senza aver segnato un gol. Che è il segnale che l'Inter, quando poi non va di squadra, si blocca un po' tutto. Ed è qui il discorso del avere quel giocatore che facevo ieri. Però vabbè, è inutile che ripetiamo sempre le stesse robe. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.